Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, torno con un piccolo progettino in collaborazione con la BB Craft dove ho utilizzato le bagel. È un progettino davvero semplice, anche veloce da realizzare ed è adatto anche alle principianti. Allora, vi ricordo la BB Craft mette a disposizione un codice sconto per tutti i miei iscritti che è Lucrezia 10 e che troverete scritto sia sul video che nell'info box ed equivale al 10% di sconto sul totale del carrello. Con 25 dollari di spesa sul sito della BB Craft, le spese di spedizione sono gratuite, quindi approfittatene. Allora, il progettino di oggi, come vi ho detto, è un progettino molto semplice dove ho utilizzato le bagel. È un modulino che si presta sia per fare un bracciale, sia degli orecchini, anche come piccolo ciondolo va bene. Eccolo qua. Vedete, i materiali sono semplici, dei cipollotti 3x2, delle rocaille 11.0 in due colori, delle 15.0 e le bagel. Oggi le andremo a fare in questa colorazione. Io ci ho fatto anche il bracciale proprio per farvi vedere che questo modulo è adattissimo anche per farci un bracciale. Poi l'ho collegato tra di loro i vari moduli con delle perle e delle bagel. Alla fine del video trovate come collego, faccio vedere come collego io i vari moduli tra di loro, inserendo appunto anche le bagel in questo spazio, ed è un video senza audio, quindi lo trovate alla fine del video. Bene, questo è il progettino di oggi e adesso passiamo ai materiali. Ed ecco qua i materiali. Allora, per primo vi faccio vedere questi vassoietti che ho preso sempre dalla BB Craft per questa collaborazione. Faccio vedere il codice. Vedete, sono questi vassoi, contengono anche pinza e palettina per raccogliere le perline. Poi, come materiali per il progetto, avremo bisogno di cipollotti 3x2 e questi li ho presi sempre per questa collaborazione. Sono questi i cipollottini e sono i 3x2. Poi avremo bisogno di rocaille 11.0. Queste sono rocaille che ho preso sempre dalla BB Craft e sono della Toho, però voi potete utilizzare anche quelle della Miyuki, vanno bene lo stesso, e sono 11.0, un bellissimo colore. Questo è il codice. Come 11.0 abbiamo anche queste dorate e sono della Miyuki e sono 11.0 della Miyuki. Le bagel che sono da 6 mm, le ho prese sempre dalla BB Craft e questo è il codice. E poi avremo bisogno delle 15.0, sono Miyuki 15.0. Come filo ho utilizzato un Fairline da 0,15. Poi se volete fare il bracciale come l'ho fatto io, avrete bisogno di una chiusura che può essere sia un moschettone o una chiusura a T-bar come questa. Io questa è in acciaio, l'ho presa sempre
in una delle collaborazioni con la BB Craft. O come orecchino avrete bisogno di una monachella o di un perno. Queste sono in acciaio 316, sempre presi dalla BB Craft. E questo è tutto il materiale che serve. Come vedete è pochissimo materiale. Bene, io vi saluto, vi rimando al tutorial che già ho girato. Vi ricordo che se volete utilizzare lo stesso modo per come ho fatto io per collegare, quindi faccio un bracciale, trovate il video alla fine. Per il momento è tutto, un grosso abbraccio a tutti e partiamo con il tutorial. Ciao a tutti! Iniziamo inserendo sul nostro filo 4 cipollotti 3x2 alternati a 4 rocai 11/0. Ora dobbiamo soltanto chiudere a cerchio, rientrando con l'ago all'interno di tutte le perline, e poi andremo a fare un paio di nodini. Ed ecco qua, abbiamo chiuso il cerchio. Ora sto uscendo da una 11/0. Ora mettiamo sull'ago 5 rocai 11/0. Io userò 4 di colore verde e quella centrale color dorata. Sono 5 rocai 11/0. Noi usciamo da questa 11 e ci inseriamo nella prossima. Andremo a fare dei piccoli archetti. Di nuovo altre 5 11/0 e da questa rocai ci inseriamo nella prossima in questo modo, e dobbiamo fare così per tutto il giro. Ed ecco qua il risultato, vedete? Ora ci dobbiamo inserire nella prima rocai del primo archetto che abbiamo fatto e andremo a fare altri archetti sopra a questi già presenti. Prendiamo 2 rocai 11/0 e ci inseriamo nella rocai centrale, che nel mio caso è quella dorata. Ora prendiamo di nuovo una rocai dorata, io esco da questa parte con il filo, rientro dalla parte opposta e andremo a posizionare questa 11/0 sopra l'altra, vedete? Di nuovo 2 11 e ci inseriamo nell'ultima rocai 11/0 di questo arco sotto e tiriamo il filo. Tirate bene il filo, vedete, in questo modo. Ora in questo piccolo spazio qui dove c'è la rocai dorata andremo ad inserire una 15/0. Prendiamo una 15/0 e ci inseriamo nella prima 11 del prossimo arco e tirate bene il filo in questo modo. Ora di nuovo 2 rocai e ci inseriamo nella rocai centrale dell'arco. Ora prendiamo una rocai dorata, il filo esce da questa parte, noi rientriamo nella stessa rocai dalla parte opposta, così. Di nuovo altre 2 e ci inseriamo nell'ultima rocai, vedete, in questo modo. In questo piccolo spazio andremo ad inserire una 15/0 e rientriamo nella prima
11 del prossimo arco. Vedete, questo deve essere il risultato e noi dobbiamo fare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato, vedete questa piccola croce. Ora io ho inserito l'ultima 15, ora risalgo in tutte queste rocaille per uscire da quella centrale. Vedete così. Allora, su ogni rocaille centrale qui di questo secondo arco che abbiamo formato andremo ad inserire i cipollotti. Dobbiamo mettere sul lago 6 cipollotti, sempre cipollotti 3x2. Eccoli qua, sono 6 cipollotti. Noi usciamo con il filo da questa parte e rientriamo dalla parte opposta. Andremo a fare questi piccoli cerchietti sopra la rocaille. Ora ci inseriamo nella prima rocaille di queste verdi dopo quella dorata centrale e qui mettiamo sul lago una 11, una bugle, un'altra 11, un'altra bugle e un'altra 11. Questa deve essere la sequenza: una 11, una bugle, una 11, una bugle e un'altra 11. Vedete noi da dove usciamo? Dalla prima rocaille dopo quella centrale. Ci dobbiamo inserire nel prossimo arco, in questo caso nella penultima rocaille, metti a fuoco, prima di quella dorata centrale. Mi raccomando, aggiustatele soltanto, poi si metteranno a posto nei prossimi giri. Ora usciamo dalla rocaille centrale e qui di nuovo dobbiamo inserire 6 cipollotti, quindi mettiamo sempre sul lago 6 cipollotti, noi usciamo con il filo da questa parte, rientriamo nella stessa rocaille dalla parte opposta ed ecco qua, questo deve essere il risultato. Ora ci dobbiamo inserire nella prima rocaille verde che incontriamo subito dopo e qui di nuovo andremo ad inserire le bugle con le 11,0, quindi prendiamo una 11, una bugle, una 11, una bugle e terminiamo con un'altra 11. E da questa rocaille ci inseriamo nella penultima, vedete, del prossimo arco prima di quella dorata. Aggiustatele e tirate bene il filo, vedete, questo è il risultato e noi dobbiamo continuare così fino alla fine. E questo sarà il risultato dopo quest'ultimo giro. Ora dobbiamo rientrare, vedete da dove esce il filo? Fuoco. Ora rientriamo nella rocaille dorata e risaliamo nel primo cipollotto. Tirate bene il filo. Vedete? Dobbiamo rientrare col l'ago nel primo cipollotto. Ora dobbiamo mettere sul l'ago 7 15 0. Sono 7 15 0 e da questo cipollotto
ci inseriamo nella 11,0 che si trova in mezzo alle due bagole. Di nuovo altre 7 15,0, e adesso dobbiamo con l'ago portarci dall'alto verso il basso in quest'ultimo cipollotto del secondo giro che abbiamo messo, che abbiamo fatto con i cipollotti, e tirate bene il filo. Vedete, questo deve essere il risultato. Ora rientriamo di nuovo nella rocaille centrale, questa dorata, e risaliamo nel primo cipollotto dall'altra parte. E qui di nuovo altre 7 15,0, e ci inseriamo nella 11 in mezzo alle due bagole. Vedete, questo è il lavoro che dobbiamo fare adesso e dobbiamo continuare così fino alla fine. E questo è il risultato. Sto uscendo dalla rocaille centrale, questa dorata. Ora rientro sempre nel primo cipollotto, risaliamo di nuovo e adesso inseriamo sul lago una 15, scusate, una bagole e un'altra 15,0, una 15, una bagole e un'altra 15. Dal cipollotto noi ci dobbiamo inserire in questa 15,0, qui quella che abbiamo messo all'inizio del giro, e tirate il filo. Di nuovo una 15, una bagole e un'altra 15,0, e questa volta però rientriamo nel secondo cipollotto di questo secondo gruppetto, vedete, e tirate il filo. Dobbiamo formare una V. Ora rientriamo anche nel prossimo cipollotto e proprio qui al centro dei 6 noi andremo ad inserire una 11,0. Rientriamo nel prossimo e scendiamo nel penultimo e tirate bene il filo. Qui di nuovo andremo ad inserire una 15, una bagole e un'altra 15,0. Da questo cipollotto ci dobbiamo inserire nella 15,0 e tirate bene il filo, vedete, in questo modo. Di nuovo una 15, una bagole e un'altra 15,0, e ci inseriamo nel secondo cipollotto del prossimo gruppetto e tirate bene il filo. Vedete, dobbiamo formare queste V. Rientriamo anche nel prossimo, qui in mezzo andremo ad inserire una 11,0 e poi rientriamo nei prossimi due, perché dobbiamo ricominciare il giro formando di nuovo una V, e questo lo dobbiamo fare fino alla fine. E come vedete questo sarà il risultato. Questa è l'ultima 11,0 che io
ho inserito qui in mezzo ai cipollotti e sto uscendo dal primo dopo la 11,0. Ora metto sull'ago 5 15 0 e ci dobbiamo inserire nella prima bugle, vedete, la prima una delle due bugle che abbiamo inserito, vedete, in questo modo rientriamo anche nella 15,0 che si trova subito dopo e adesso, senza ripassare di nuovo nella 15,0 questa sotto, rientriamo direttamente nella 15 e usciamo dalla bugle e tirate il filo, così le andremo ad unire. Tirate bene il filo. Ora di nuovo altre 5 15,0 e ci dobbiamo inserire nel penultimo cipollotto prima della rocaia centrale dorata e tirate bene il filo, vedete, questo deve essere il risultato. Ora rientriamo nella 11 e usciamo dal prossimo cipollotto e qui di nuovo 5 15 e ci dobbiamo inserire nella bugle nella 15,0 che si trova subito dopo e tirate bene il filo e adesso risaliamo nella 15 e nella bugle successiva senza ripassare nella 15,0 sotto che abbiamo utilizzato quando abbiamo collegato le bugle. Ora di nuovo 5 15,0 e ci inseriamo in questo ultimo cipollotto prima della rocaille dorata centrale. Vedete, questo deve essere il risultato e questo lavoro lo dobbiamo fare per tutto il giro. Con quest'ultimo giro, vedete, il nostro modulino è terminato. Se volete farlo diventare un orecchino, basta fare un cappietto qui sopra, come questo, vedete? Basta fare un piccolo cappietto, mettere una monachella o un perno e diventano degli orecchini. Veramente è semplicissimo da realizzare, anche veloce. Ci potete fare gli orecchini, un piccolo ciondolo, un bracciale collegando i vari moduli tra di loro, come andrò a fare io adesso dopo che andrò appunto a collegarlo agli altri. Un piccolo collier volendo, mettendo appunto sempre dei moduli collegati tra di loro con delle perle o dei cipollotti e niente, e questo è questo piccolo progettino che ho fatto con le bugle. Spero che vi piaccia, fatemelo sapere. Io per il momento vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti!